lost away on a lonely shore. I can see in your eyes, dear, it's hard to take for a moment more. We've got to burn the ships, cut the ties, send a flare into the night. Say a prayer, turn the tide, dry your tears and wave goodbye. Step into a new day. We can rise up from the dust and walk away. We can dance upon the heartache, yeah. So light a match, leave the past, burn the ships, and don't you look back. Don't let it arrest you. This fear of falling again. And if you need a refuge, I will be right here until the end. Oh, it's time to Burn the ships, cut the ties, send a flare into the night. Say a prayer, turn the tide, dry your tears and wave goodbye. step into a new day. We can rise up from the dust and walk away. We can dance upon the heartache, yeah. So light a match, leave the past, burn the ships, and don't you look back. So long to shame, walk through the sorrow, out of the fire, into tomorrow. So flush the pills, face the fear, feel the weight disappear. We're coming clean, we're born again. Our hopeful lungs can breathe again. Oh, we can breathe again. And step into a new day. We can rise up from the dust and walk away. We can dance upon the heartache, yeah. So light a match, leave the past, burn the ships, and don't you look back. And don't you look back. And don't you look back. Una buonasera a tutti, sono Edward e siete qui alla seconda puntata di Connessi con se stessi, un programma per persone come me che cercano delle risposte alle loro domande, dei punti di riflessione e diciamo, dei punti in partenza anche proprio per evolversi e cercare qualcosa in più dalla vita oltre le apparenze, qualcosa in più nel profondo di noi stessi. Io vi ringrazio per essere qui, vi ringrazio anche per esservi collegati alla puntata scorsa. Eravamo in tantissimi, non me l'aspettavo, vi ringrazio di cuore, anche perché di base sono una persona che non si aspetta mai niente, tutto quello che arriva è un dono, per cui vi ringrazio per questo dono che mi avete dedicato il vostro tempo ad ascoltarmi mercoledì scorso.
Bene, Burn the Ships. Burn the Ships è una canzone che parla un po' di ognuno di noi, nessuno escluso, perché parla di lasciare le cose del passato e andare avanti nel presente, risorgere in noi stessi e andare oltre i nostri limiti, oltre le nostre paure, oltre a quello che ci blocca, lasciare il passato per poter vivere il futuro, perché ogni giorno ci costruiamo un futuro nuovo, un futuro migliore, partendo da noi stessi come esempio e cercando di dare ispirazione a chi ci sta vicino. Ecco, se volete vederla o ascoltare la spiegazione di Burn the Ships, potete rivedere la prima puntata, che lo trovate o sulla pagina Facebook di Radio Piper o sul sito www.radiopiper.it o su YouTube Radio Piper. Ecco, questo programma lo potete ascoltare in FM 88.8, 93.8 di Radio Piper, sulla app Radio Piper, sul sito www.radiopiper.it, in diretta visiva Facebook Radio Piper o YouTube Radio Piper. Beh, adesso che ho fatto la carrellata e che sapete dove poter vedere il programma, andiamo avanti. Intanto volevo ringraziare molti di voi che mi hanno scritto, che l'ho apprezzato tantissimo, perché ricevere uno scritto profondo e cioè di una persona che riflette, si connette, non è da tutti i giorni, per cui una persona che si esprime e mi scrive un po' i suoi pensieri è una cosa molto apprezzata. Ecco, questo volevo ringraziarvi e mandare un abbraccio a ognuno di voi che mi ha scritto, e volevo leggere insieme a voi qualcuno di questo scritto, ovviamente senza dire nome e cognome perché è una cosa privata, però sono degli scritti che leggendoli anche a me a mia volta ne sono rimasto illuminato, sono rimasto proprio che sono andato oltre alle aspettative, a quello che poteva essere, e questa è una cosa molto bella, perché quando qualcosa supera le proprie aspettative non c'è gioia migliore. Ecco, allora ecco. Uno di voi mi ha scritto, uno di noi, perché alla fine siamo tutti qui in questo programma, perché è un programma dedicato a tutti noi stessi. Grazie a te, quando scrivi fai riflettere e soprattutto ci si rende conto sempre di più che ormai questo percorso più interiore viene intrapreso da persone, sempre più persone. Sì, è un percorso che una volta che si intraprende non si torna più indietro, perché si comincia a vedere la vita in un altro modo, sotto un'altra angolazione, in altri aspetti, e ti dà un qualcosa di più dentro, ti dà una gioia in più proprio in te stesso. E quando tu cominci a vedere questa gioia, questo risorgere in noi stessi, nella propria coscienza, si riflette anche su chi ci sta vicino. E a questo punto ci sono due scelte. Uno, o quelle persone che sono simili a noi arriveranno e si sveleranno e sapremo che non siamo soli, ma ci sono tantissimi come noi, o le persone che non vorranno intraprendere un percorso in se stesso continueranno con il loro mondo di apparenza e di riempirsi di tutto di più pur di non pensare. E queste persone ovviamente si distaccheranno. E è una scelta che arriva, cioè è una cosa che nemmeno dipende da noi, è una cosa proprio che avviene. Ecco, per cui ringrazio per questo commento, però in realtà quello che dico è quello che mi è arrivato, perché alla fine diciamo le riflessioni e quello che si comunica è dato da un insieme di cose, non solo da noi stessi, ma anche da cose che arrivano anche da altri punti di ispirazione, e che noi elaboriamo comunque, perché noi siamo esseri individuali e confrontandosi con il nostro prossimo riusciamo ad andare oltre ed elevarci, che è quello che si vuole in questa vita, se no rimane una vita vuota e piatta. Un altro commento. Già, tu lo esprimi bene ciò che sei e che vuoi, tu ci riesci.
Io credo di essere solo l'inizio del viaggio di consapevolezza e certamente in questa vita non arriverò molto lontano, visto che pure il tempo vola. La considero una tappa e che il proseguo di questo viaggio necessita di molta più evoluzione. Tempo al tempo, dico io. Intanto i primi passi, le prime basi sono già consolidate. Il resto arriverà. Invidio la tua consapevolezza, frutto di un lungo e profondo lavoro su te stesso. In parte sì, in parte no. Perché? Diciamo, lo esprimo bene perché sei ciò che vuoi, sì. Per questo forse si riesce perché sono molto chiaro e limpido con me stesso per primo, perché se non riesco a esserlo con me stesso non riesco a esserlo neanche col mio prossimo. Ok, poi io credo essere solo l'inizio di un viaggio di consapevolezza. Ognuno di noi è all'inizio del proprio viaggio, nessuno è arrivato, se no non saremo ancora qui. Per cui non è detto che uno sia l'inizio, uno sia metà, uno sia la fine. Ognuno ha i suoi tempi e man mano che si va avanti troveremo i segnali lungo la strada, per cui non c'è un inizio, non c'è una fine, non c'è un percorso proprio specifico. Quello specifico è quello adatto per ognuno di noi in base alla propria consapevolezza che costruiamo strada facendo. Questa è l'unica strada che c'è. Il tempo vola, certo, il tempo, quello è una certezza, vola di secondo in secondo e non possiamo fermarlo. Per questo dico, non abbiamo un momento da perdere, non sappiamo quanto dura il nostro viaggio, potrebbe essere un giorno, 10 giorni, 10 anni, 50 anni, non lo sappiamo. Per cui bisogna darsi da fare, ogni secondo è perso, ogni secondo che non ci evolveremo ci devolveremo dentro noi stessi, non andremo oltre, ma noi dobbiamo andare oltre, perché abbiamo un percorso da fare. Tempo al tempo dico io, intanto i primi passi, le prime basi sono già consolidate. Certo, già avendo scritto questo, uno ha già iniziato, è già un buon punto, perché si è reso conto dov'è. E quando uno riesce a riflettere con se stesso, essere connesso con se stesso e riuscire a capire queste cose, è già un grande livello, non è poco. E più si arriva oltre, più si pensa che non si è oltre. E questa è proprio la conoscenza. Allora, ecco qua. Carissimo, condivido pienamente le tue parole e ti ringrazio perché penso tu abbia dato più spunti di riflessione a noi tutti. Grazie. Questo programma è fatto apposta, in modo che ognuno di noi può trovare dei spunti, delle riflessioni, dei punti di partenza in ognuno di noi stessi, perché il programma si chiama appunto Connessi con noi stessi, con se stessi. E ognuno deve essere connesso con se stesso, perché se non saremo connessi con noi stessi non potremo esserlo col nostro prossimo. Io sono appena uscita dalla mia zona di comfort ed ora aspetto ciò che la vita mi offrirà. Questa è una persona da ammirare, perché uscire dalla propria zona di comfort è una delle cose più difficili al mondo. Una delle cose più difficili al mondo, perché ti lega l'insicurezza, ti lega la paura, ti lega quello che tu non sai cosa ti aspetta l'ignoto, tante cose, per cui uno che riesce ad andare oltre, cioè è una persona che ha un buon livello di consapevolezza e questa è una persona da ammirare e da prendere spunto. Per cui ringrazio per questo scritto che continua dicendo: non è facile essere connessi con se stessi, ma quando lo provi è una sensazione fantastica. Sì, è una sensazione fantastica, però per arrivare ad essere connessi con se stessi bisogna lasciare qualcosa di materialistico, quello che ci tiene posseduti. Ed è una cosa difficile, perché noi siamo stati indottrinati fin da piccolo a pensare che dobbiamo avere queste cose e circondarci di queste cose ed essere solo dei beni di consumo. Per cui riuscire a capire questo, distaccarsene, andare oltre, è tanta cosa. Lì
Ok, è una sensazione fantastica, liberatoria. Ti auguro tutto il bene e soprattutto tanti sorrisi nelle persone che incontrerai sul tuo cammino. Buona vita. Grazie. È importante donare il sorriso al nostro prossimo, perché non so se vi siete accorti, oramai pochi sorridono. Sono scesi dalle loro frequenze. Quando uno sorride ha una forza interna travolgente. Se tu sorridi, il mondo sorride con te. E purtroppo chi vuole indottrinarti vuole che tu sia triste, arrabbiato, tante cose, di modo che le tue vibrazioni scendono e tutto intorno a te piano piano si disfa. Dobbiamo continuare a sorridere, perché non c'è persona più bisognosa di un sorriso di uno che non sa ricontracambiarlo. Perché una persona che non sa ricontracambiare un sorriso è una persona povera che sta soffrendo, che forse l'unica ricchezza che ha sono i suoi soldi, per cui dentro manca qualcosa, perché se tu non sai rispondere a un sorriso è una delle cose più gravi che possono essere. Per cui impariamo a sorridere, a donare un sorriso, a donare una speranza e magari tutti insieme ce la faremo e quella persona sorriderà a sua volta a un'altra persona e si andrà avanti così. Mai abbattersi se una persona non sorride o una persona non saluta. Io quando cammino per strada saluto tutti, c'è chi risponde, c'è chi no. Questa è una questione di educazione, da come uno è stato cresciuto. Se uno non riesce a rispondere avrà un problema suo, di insicurezza, di tanti motivi. Comunque io ho cercato di dare il meglio di me stesso per rendere un mondo migliore partendo da me. Perché se ognuno di noi salutiamo il nostro prossimo, sorridiamo al nostro prossimo, noi dentro stiamo bene. Chi non riesce a farlo è quello che sta male. Per cui dobbiamo cercare in qualche modo di rendere partecipi anche le persone che incontriamo lungo il nostro cammino. Un altro messaggio. Grazie Edward per questa tua profonda riflessione che tocca le corde dell'anima. Un abbraccio di cuore nel grande risveglio. Namaste. Io penso che se una riflessione riesce a toccare le corde dell'anima, vuol dire che quella persona a sua volta ha già iniziato un suo percorso, perché se no non riesce a toccarti dentro, perché la maggior parte della gente non riescono a sentire delle riflessioni in se stesse, anzi hanno paura di riflettere, perché sanno che dopo dovrebbero farsi delle domande e cambiare delle cose e uscire fuori dalla loro comfort zone. Tu mi risuoni molto, facciamo cammini simili. Grazie, lo so che si nasce e si muore soli, ma incontrare qualcuno che ti fa sorridere quando lo leggi fa sentire meno soli. Buon anno Edward. Grazie. Sì, era quello che dicevo prima, che se noi incontriamo i nostri simili e sappiamo donare una parte che noi abbiamo dentro, della nostra luce, del nostro risveglio, del nostro voler vivere, del nostro voler essere felice, in qualche modo diventa contagioso e anche quelle persone lì per lì magari rimarranno un po' basite, ma dopo ci penseranno e diranno ma perché no? E se tutti ci proviamo, magari arriviamo da qualche parte. Un altro messaggio dice: allora, belle parole, come sempre riesci ad entrare nel cuore e nell'anima di chi ti legge. Sì, perché se entra nell'anima e nel cuore vuol dire che quella persona ha già sviluppato un qualcosa in se stesso, perché la maggior parte della gente fa fatica a lasciare che qualcuno entri nel suo cuore, perché non è connesso con se stesso, per cui non essendo connesso con se stesso si crea delle barriere insormontabili delle volte e non riesce ad andare oltre, per cui se uno riesce a sentire questo vuol dire che ha già iniziato un qualcosa dentro, un risveglio dentro, un cammino dentro. Penso anch'io che la cosa migliore per superare certi momenti, certe prove, per crescere e rinnovarsi, per andare avanti, sia la connessione con noi stessi. Sì, perché l'uno parte da dentro di noi. Ricordiamoci, l'uno è dentro di noi. Se noi non abbiamo quell'uno, quella connessione con noi stessi, non andiamo da zero
parti. Possiamo avere tutto l'oro del mondo, non ci basterà. Potremo avere tutte le cose più belle, non ci basterà nulla. Saremo a una ricerca perenne di un qualcosa che non potrà mai soddisfarci, perché è una cosa esterna. Quello che è esterno non siamo noi. Se non ci mettiamo questo in testa, non si andrà da nessuna parte e saremo sempre alla ricerca come una trottola dentro una gabbia che corri, passa la vita, hai corso e non sei arrivato da nessuna parte. O capiamo questo o non andiamo oltre. Per cui, secondo me, per come la vedo io e come la vede anche chi mi ha scritto, se non si è connessi con se stessi, i resti sono tanti piccoli zeri o grandi zeri. Se invece abbiamo l'uno della connessione con noi stessi, il resto saranno dei valori aggiunti. Diventerà 10, 100, 1000, 1.000.000. Ma se tu togli l'uno davanti, sono solo degli zeri. E 0 porto 0 è 0. Per cui l'uno è la connessione in noi stessi. Allora, connessione come consapevolezza del nostro essere, come unione fra la ragione e la fisicità stessa. Sì, perché mente sana, corpo sano. È tutto collegato. Se noi avremo una mente disturbata, il nostro corpo sarà disturbato. Se noi saremo stressati, metteremo sotto sforzo il nostro corpo e si ammalerà. Se noi saremo felici, il nostro corpo sarà felice. Dobbiamo capire che è tutto connesso. Per questo è importante essere bene con se stessi, in se stessi, connessi in se stessi. E da là anche il nostro corpo risponderà con armonia. Semplice. Edward, un grande abbraccio e un augurio per questo nuovo anno. Ci porti dove vogliamo, ovvero ci porti a realizzare i nostri sogni e le nostre ambizioni, naturalmente connessi con noi stessi. Grazie. La connessione interna. Come ho detto prima, la connessione in noi stessi è l'uno, il resto sono zeri. Dobbiamo connetterci quello e il resto sarà tutto bellissimo, meraviglioso, non avremo più paura di niente, non saremo insicuri di niente, affronteremo qualsiasi cosa come parte della vita o come un test per rafforzarci e migliorarci, perché saremo felici in noi stessi. Quando abbiamo questo, abbiamo tutto. Ciao Edward, tanti auguri di buon anno. Condivido ogni parola del tuo lungo ed interessante, è un po' lungo e interessante, programma, ma l'anno della bellezza spirituale. Stiamo andando velocemente verso la rinascita, buon cammino. Sì, stiamo andando verso la rinascita, perché i problemi si affrontano in due modi. O si vedono come un problema e ci si blocca, ma vuol dire che non siamo connessi con noi stessi, o si vede il problema come un test e quando si è connessi con se stessi si dice ok, è arrivato questo test, cerchiamo la soluzione. Qual è la soluzione ottimale? E si va avanti. Sono come dei test, come quando eravamo a scuola. Se non abbiamo capito questo, non abbiamo capito molto. Dobbiamo rivedere un po' noi stessi, dobbiamo rivedere quella parte, quell'io dentro. Noi non siamo mai soli, abbiamo noi stessi. E quando abbiamo capito questo, non abbiamo più paura di niente. Ecco, potremmo andare avanti, però giustamente il tempo è breve e bisogna andare avanti con il programma. Intanto vi ringrazio per aver scritto, almeno è una riflessione in cui possiamo condividere tutti insieme in questo programma, perché è un programma nostro, non è un programma di Edward, assolutamente. È un programma dove ognuno di noi può prendere degli spunti, dove ognuno di noi può riflettere, ognuno di noi può, speriamo, prendere ispirazione o arricchire una parte di noi stessi, come io mi arricchisco e mi ispiro a quello che voi mi scrivete, ed è un programma che facciamo insieme, anche se voi non siete qui davanti al microfono, però ci siete con quello che mi scrivete e quello che mandate, e questo io vi ringrazio per tutto questo. Allora, ascoltiamo la prossima canzone. La prossima canzone è una canzone un po' delicata. È una canzone che si chiama God Be With You Ireland, che Dio sia con te Irlanda.
È una canzone della Dolores, cantante dei Cranberries. Questa canzone la dedico a lei, che c'è stata la ricorrenza della sua scomparsa qualche giorno fa, ed anche alla scomparsa di qualcun altro che sappiamo, che ovviamente non menzioniamo, che purtroppo è scomparso anche lui ultimamente. Nella vita bisogna sempre credere in quello che si fa. Si sa che si nasce, si sa che si muore, ma è quello che è nel mentre che fa di noi le persone che siamo. E certe persone, attraverso i loro scritti, attraverso quello che hanno realizzato, quello che hanno ricercato per il bene del prossimo, di quello che hanno scritto e trasmesso per il prossimo, secondo me queste persone sono persone speciali, che sono riuscite a trasmettere qualcosa e ispirare molti di noi per un mondo migliore tramite il loro esempio. Ecco, questa canzone si chiama, come detto prima, God Be With You Island, ed è una canzone inclusa in una raccolta che è stata fatta apposta per una raccolta fondi per i senza tetto in Irlanda. È un album rarissimo, hanno venduto solo 600 copie, praticamente introvabile, anch'io ho cercato in lungo e in largo ma non sono riuscito a trovarlo, e parla un po' del problema un po' di tutti, di ognuno di noi, perché ognuno di noi in realtà è l'Irlanda, ognuno di noi è un qualcuno che è stato oppresso a sua volta, ognuno di noi ha avuto un po' di problemi di discriminazione, oppressione, perché se gli esseri umani non sono connessi in se stessi, allora per colmare quella connessione che gli manca, cosa fanno? Fanno ingiustizie verso il prossimo, in questo modo da sentirsi più forti, più potenti, perché se non sei connesso non ti senti così, e allora per superare le tue insicurezze tu cerchi di colmarle sopprimendo il prossimo, ed ecco che nascono i problemi. E guarda caso queste persone cercano sempre di essere oppressori verso i più deboli, mai verso i più forti, perché se uno è forte affronta uno più forte di lui, non uno più debole, però non lo fanno, e questo fa pensare. Quando non si è connessi con se stessi si commettono i sbagli più grandi. La canzone praticamente lega un po' dei punti più principali. Hanno cercato di togliere la mia dignità. A volte avevo paura anche se pregavo. Hanno cercato di togliermi anche la mia religione, i miei credi, i miei sogni. Che Dio benedica le persone oppresse, discriminate e perseguitate. Ora una cosa vi chiedo, quando adesso ascolteremo insieme questa canzone della Dolores, dei Cranberries, di God Be With You Island, cerchiamo di entrare, frame of mind si dice in inglese, cerchiamo di entrare in una cognizione mentale in cui si potrebbe vedere quello che può succedere in ogni istante nel mondo quando l'essere umano non è connesso con se stesso e che non vuole bene e non vuole amare il suo prossimo, perché se tu non riesci a amare te stesso non riuscirai ad amare il tuo simile, il tuo prossimo, i tuoi fratelli, le tue sorelle, per cui è importante essere connessi con se stessi, perché hai la pace in te stesso e riesci ad averla anche con gli altri. Per cui cerchiamo di guardare questo filmato ed ascoltare questa canzone con un occhio critico, capendo che quello che hanno subito quelle volte in Irlanda, in realtà potremo subirlo ognuno di noi. Per cui è molto importante stare uniti, essere uniti, volersi bene, essere connessi con noi stessi e amare il prossimo come noi stessi. Bene, spero che vi piaccia questa canzone e questo video che ho scelto per voi. Se magari volete scrivermi anche la vostra opinione a riguardo, vi ringrazio. E buon ascolto
e buona visione. A dopo. The truth will never hide, even though I tried. They tried to take my pride, but they only took my father from me. They only took my father, even though I cried, even though I tried again. God be with you, Ireland. God be with you, Ireland. Sometimes I was afraid, even though I prayed. I lost my religion. Now you took that too somehow. Blood upon thy hands, blood upon thy hands again. I have served my time. God be with you, Ireland. God be with you, Ireland. I have served my time. God be with you, Ireland. God be with you, God be with you, Ireland. Che Dio sia con te, Irlanda. Che Dio benedica tutti i popoli oppressi e le persone perseguitate, perché prima o poi potrebbe essere ognuno di noi. Per cui è importante sapere questo, essere connessi con noi stessi, amare il prossimo come noi stessi. E se ognuno di noi fa questo, sicuramente il mondo sarà migliore, partendo da dentro ognuno di noi stessi. Le canzoni più belle a volte sono quelle meno conosciute. Allora, non so voi, ma io quando cerco le canzoni di un cantante che magari ha qualcosa di profondo da trasmettere, vado sempre a cercare quelle canzoni poco conosciute, quelle canzoni nelle retrovie, perché quello che viene trasmesso alla massa è quello commercialmente più appetibile, perché deve raggiungere un po' tutti.
però quelle chicche, quelle cose particolari le troviamo leggendo nei loro testi e nelle loro canzoni e andando in profondità. Per questo è molto importante capire i cantautori cosa scrivono, soprattutto nelle canzoni meno importanti, soprattutto quei cantautori che nella loro vita privata, soprattutto nell'adolescenza, hanno sofferto, perché sono quelle persone che hanno di più da trasmettere, perché attraverso i testi si trasmettono molte cose e molti messaggi si possono captare per migliorare noi stessi e la nostra vita. Ecco, dalla regia mi dicono che rimane poco tempo, per cui andiamo avanti con la prossima canzone di cui avevo preparato in lista per questa sera. La canzone è una canzone italiana, perché mi sono detto, ok, le canzoni inglesi non tutti le capiscono, anche se si possono andare a ricercare, tradurre, eccetera, però anche noi in Italia abbiamo tante canzoni profonde da ascoltare e su cui riflettere, e una di queste per me è Gianluca Grignani. Allora questa sera io proporrei questa canzone sua che si chiama Cammina nel sole. Perché cammina nel sole? Perché il sole è dentro ognuno di noi. Il sole può essere anche inteso in senso metaforico, cioè non necessariamente se una giornata di nuvole piovosa non c'è sole. Il sole c'è sempre, magari timido, è dietro le nuvole, ma c'è. E il sole in ognuno di noi ci deve essere sempre e splendere in noi sempre, indipendentemente se piove, se c'è sole, se c'è nuvolo, se c'è grandine, se c'è altro. Il sole è dentro di noi e quando c'è fuori siamo collegati, siamo connessi. E questa è la nostra potenza, quello che c'è dentro. Allora, ho tirato giù un paio di frasi che penso magari possono essere quelle più interessanti, almeno secondo me, secondo la mia riflessione. Dice, puoi fare pace con gli dèi, ma ci riesci tu con i tuoi. Allora, io credo che per fare pace con chi ci circonda, prima di tutto bisogna fare pace in noi stessi. Se noi non avremo una pace in noi stessi, non potremo averla con gli altri. È semplice, non è così difficile, basta provarci. Se noi riflettiamo in noi stessi e capiamo dov'è il problema e lo risolviamo, l'altra persona, vedendo che non c'è più attrito, automaticamente si rilascerà. Perché spesso non far pace è solo una questione di orgoglio. E se noi non mettiamo a posto questa parte di noi stessi e ascoltiamo anche l'altra persona cosa ha da dire, magari riusciamo a trovare un equilibrio, perché una persona che non è d'accordo con noi e non riusciamo a trovare una pace con loro, vuol dire che quelle persone comunque sia sono da ammirare, perché se sono contrarie credono in un qualcosa, per cui è meglio avere un qualcuno che contrasta, perché abbiamo uno scambio di opinioni. Non sempre sarà piacevole, ma se fatto con testa e ragionata ci si può imparare ognuno dall'altro e alla fine, sormontato quei punti di vista, invece che essere tra virgolette nemici o opposti eccetera, anzi ci si unisce ancora più di prima e quelle persone diventano dei nostri alleati. Alla fine, se sono dall'altra parte, sono uno scambio di idee, ma sono molto simili a noi. Sono quelli nel mezzo che non hanno coraggio di esprimersi, su cui non si può fare affidamento, perché non sai mai da che parte vanno. Per cui meglio avere un nemico dichiarato che un amico che poi non si sa quanto amico è. Per cui ci riesci tu con tuoi? Sì, con pazienza, ma sì. Ti parlo come amico, perché sai quello che dico. Siamo sulla stessa strada. In realtà, chi è il proprio amico? Siamo noi stessi. Perché tante volte noi parliamo con noi stessi, ci confrontiamo con noi stessi, è solo che spesso cerchiamo di non farlo perché non vogliamo dare retta
a quello che comunichiamo con noi stessi, perché magari non ci va bene, non è quello che volevamo, e allora andiamo in contrasto e non siamo connessi, e comunque sia non siamo in pace. Per cui se noi ci connettiamo, alla fine sempre lì si ritorna, parlando con noi stessi si trova le soluzioni a tutto. Cammina nel sole, walking away with me, walking away with me. In italiano, tradotto, walking, camminando via con me. Non ha detto camminando via con altri, ha detto camminando via con me stesso. Vuol dire che questa canzone era molto connesso con se stesso, perché se non avrebbe detto cammino via con me. Per quello bisogna sempre leggere attentamente i testi delle canzoni e ragionarci sopra, perché c'è tanto da imparare. Le canzoni sono dei messaggi, sono dei segnali, e se noi cominciamo a capirlo, capiamo anche una parte di noi stessi. Cammina nel sole, walking away with me, camminando via con me stesso, non c'è direzione, perché quando tu sei connesso con te stesso, qualsiasi direzione ti va bene, perché la vita ti fa vedere la direzione, ti manda dei segnali, ti indirizza in delle direzioni, ma qualsiasi direzione ti andrà bene, perché quando tu sei connesso con te stesso, sei a posto. Non hai paura di niente nella vita, non hai insicurezza, non hai paura, non hai di niente, anche perché le paure vanno affrontate, non vanno schivate, come oggi mi diceva una persona e mi faceva ragionare, perché la paura va abbracciata, perché se tu non abbracci la paura non la conoscerai, se non la conoscerai ne avrai sempre paura, per cui la paura va affrontata. La paura può diventare la tua migliore amica se la conosci, perché è quello che ti farà capire tante cose, dove andare, dove non andare, ti darà dei consigli. L'importante è non essere ossessionati, perché se ne hai paura ne sei ossessionato. Se tu invece la conosci diventa prudenza. Ovviamente il coraggio dovrà sempre superare la paura, se no ne rimani succube. Però se tu impari a conoscere la tua paura e a conoscere te stesso, diventi forte, diventi insormontabile. Nessuno ti butterà più giù, nessuno ti dirà cosa dire perché o cosa fare, perché tu saprai dentro te stesso cosa devi fare, perché tu sarai connesso con te stesso. Sotto le costellazioni siamo anime a milioni, che a pensarci c'è da perdersi. Questo è un punto interessante da riflettere sulla vita. In quanti siamo? Quanti miliardi di persone? Ogni secondo, millisecondo qualcuno nasce e qualcuno muore. Noi pensiamo che tutto gira intorno a noi, ma c'è un universo intorno, noi siamo delle piccole particelle infinitesimali, per cui non c'è nulla da preoccuparsi. Il mondo va avanti con o senza di noi, per cui dobbiamo imparare a vivere la nostra vita, perché lo vogliamo noi, dentro noi stessi, noi connessi con noi stessi, se no saremmo connessi con qualcos'altro che non siamo noi, come ho detto nella puntata scorsa. Non connettiamoci con una scatola parlante o un telecomando, connettiamoci con noi stessi, prendiamoci del tempo con noi stessi. Non riusciamo a trovare del tempo? Penso che lo dobbiamo trovare, perché prima o poi tutto quello che ci circonda lo lasceremo. Se domani ce ne andremo via, lasceremo tutto. Per cui il tempo ci prenderà. O noi prendiamo il tempo, o il tempo prende noi. Semplice, non ci piove. Per cui prendiamo il tempo con noi stessi. Non riusciamo a riflettere dove siamo? Bene, andiamo in mezzo alla natura, perché noi proveniamo dalla natura. Il nostro corpo è natura. Se noi siamo in mezzo alla natura sarà più facile comunicare con noi stessi. Lasciamo via la tecnologia, lasciamo via il telefono, lasciamo via tutto, andiamo nella natura, partiamo la mattina, stiamo lì, guardiamo gli alberi, guardiamo la vita, guardiamo gli uccelli, guardiamo le formiche, guardiamo come tutto vive. È tutta una sincronia perfetta e non ha bisogno dell'uomo. Facciamoci una domanda: qual è la vera realtà? Riflettiamoci sopra, connettiamoci con noi stessi e andiamo oltre quello che ci hanno indottrinato.
Tutti con la propria storia, un graffio nella memoria. Ognuno di noi ha la propria storia, ognuno di noi ha il nostro passato che ha determinato il nostro presente, che il nostro presente determinerà il nostro futuro. E i graffi nella memoria sono i ricordi che ci rimangono, perché quello che segna, insegna, per cui i graffi ci insegnano se sappiamo coglierli. Se non sappiamo coglierli, allora non avremo imparato molto, no? Tutti sulla stessa strada, ogni tanto c'è una sosta, ma vada come vada. Siamo tutti sulla stessa strada, che lo vogliamo o no. Questa è la strada della vita, che è l'unica strada che c'è, è l'unica scuola che ci insegna, è quella della vita. Non è né la scuola, né l'indottrinamento, né qualcuno che ci dice come vivere su una scatola magica parlante, siamo noi stessi. Per cui la vita è quella che noi facciamo della nostra vita e noi dobbiamo diventare o esserlo già responsabili della propria vita. Non siamo più dei bambini che deve affidarsi a quello che dice un altro per noi, se no rimarremo sempre immaturi. Noi dobbiamo ragionare per noi, se no saremo tutti dei robottini che seguono qualcuno che dice gira a destra, gira a sinistra, e noi chi siamo? Dove siamo connessi? Ragioniamoci, questo è molto importante. Cammina nel sole. Camminare nel sole, come ho detto prima, è un risorgere in noi stessi, nel sole che abbiamo dentro. Finché ti scalderà, finché avrai la sensazione di essere libero. Quando noi riscopriamo il nostro sole che abbiamo dentro, ecco che cominciamo a essere liberi da tutto ciò che ci circonda, dalle apparenze, dalle cose materiali il più possibile, da quello che dice la gente, dalle nostre insicurezze, dalle nostre paure, da tutto. Per quello ci sentiremo liberi, perché non c'è un'età. Forever young. Noi non abbiamo un'età, per questo siamo eterni bambini, anche in un corpo di adulti, perché noi siamo eternamente giovani, se lo vogliamo. E se non ce la fai, guarda in su. E se non ce la fai, guarda in su. E ripeto, se non ce la fai, guarda in su. Perché se tu guarderai verso il cielo, troverai la tua risposta e in qualche modo ti arriveranno i segnali e verrai aiutato. Dobbiamo essere umili e guardare il cielo. Nell'invisibile c'è tutto, molto di più di quello che vediamo. Le sensazioni, le emozioni, sono tutte cose invisibili. I segnali, qualsiasi cosa. Niente arriva dal visibile. Dal visibile è quello che è partito da qualcos'altro. Ma questo ne parleremo in un'altra puntata, perché è un discorso molto profondo e molto complesso. Però il senso è: non siamo mai soli, abbiamo noi stessi, siamo connessi con noi stessi, e quando non ce la facciamo guardiamo il cielo e chiediamo aiuto. Ascoltiamo questa canzone che secondo me è una poesia, è un'opera d'arte. Gianluca Grignani, Cammina nel sole. Impariamo a camminare nel nostro sole. Buon ascolto. Oggi tutto va così, siamo in una slot machine, dove il caso sempre a vincere. Vuoi far pace con gli dèi, ma ci riesci tu coi tuoi. Dimmi un po' a farti comprendere. E ti parlo come amico, perché so che sai che dico, siamo sulla stessa strada, che anche se non ti conosco, so che sei un tipo a posto, e spero che tu ovunque vada, cammini nel sole, walking away with me.
bruci le suole, anche se non c'è direzione, ma profumo di viole c'è. Tu cammina nel sole, cammina nel sole. Sotto le costellazioni siamo anime a milioni, che a pensarci c'è da perdersi. Tutti con la propria storia, un graffio dentro alla memoria, tutti sulla stessa strada. Ogni tanto c'è una sosta, a Las Vegas o un giro in giostra, ma poi vada come vada. Cammina nel sole, walking away with me, e brucia le suole fino a che, finché sulla strada profumo di viole c'è. Cammina nel sole, finché ti scarica, finché ti va, finché avrai la sensazione di essere libero, perché non c'è novità. Forever young, se non ce la fai più, guarda in su. Cammina nel sole, walking away with me, e brucia le suole fino a che, finché Dio vuole, profumo di viole c'è. Cammina nel sole, cammina nel sole, tu corri nel sole. Bene, abbiamo sentito Gianluca Grignani, Cammina nel sole. È una canzone che io personalmente consiglierei a tutti di ascoltare, non dico tutti i giorni, ma spesso sì, perché attraverso le canzoni ci si aiuta meglio a capire se stessi e anche a risolvere tanti nodi noi stessi e prendere tanti spunti e tante ispirazioni. Il programma sta svolgendo il termine, un po' mi dispiace perché sono affezionato a star qua con voi. Ci vediamo mercoledì prossimo, sempre qua sui canali di Radio Piper, in diretta visiva YouTube Radio Piper, Facebook Radio Piper. Potete ascoltare il programma sulle frequenze Radio Piper 88,8, 93,8 FM o nel resto del mondo sulla app Radio Piper e dal sito www.radiopiper.it. Questo è un programma di ognuno di noi, non è un programma mio, è un programma di tutti di noi, in cui ci si prende spunti, riflessioni, ispirazioni a vicenda. E vi ringrazio per voi che mi avete scritto e che mi state scrivendo. Per me è un grande incoraggiamento
almeno so che non sono da solo a parlare davanti a una telecamera o a parlare da solo davanti a un microfono. E avanti tutta in questa vita, perché la vita è nostra, la vita dobbiamo viverla, la vita è bella, la vita è splendida. Togliamoci di torno tutte queste nuvole che magari cercano di appiattire la nostra mente, la nostra forza di volontà, ma noi sappiamo benissimo che dietro quelle nuvole c'è il sole. Come dice Gianluca Grignani, camminiamo nel sole, impariamo a camminare nel nostro di sole, non nel sole di qualcun altro, appoggiandoci come una stampella solo perché non vogliamo fare la fatica di guardare noi stessi. Noi dobbiamo essere connessi con noi stessi, non connessi con qualcun altro che vivrà la nostra vita per noi. La vita è nostra, la vita è sacra, va vissuta. E questo dobbiamo farlo per noi stessi e per gratitudine verso la vita. Io personalmente ogni mattina che mi sveglio guardo il cielo e lo ringrazio per un altro giorno da vivere, perché non è scontato. Qualsiasi momento possiamo andarcene, per cui dobbiamo affrettarci a viverla al meglio possibile, seguendo i nostri sogni, seguendo il nostro istinto, seguendo quello in cui crediamo, perché noi dobbiamo credere in noi stessi per primi. Se noi non crediamo in noi stessi, non possiamo credere in un futuro. Se noi non siamo connessi con noi stessi, non possiamo connetterci con gli altri. Per cui prima veniamo noi stessi. Se vogliamo del bene a noi stessi, potremo volerlo agli altri. Se no, sarà tutta una finta. Noi dobbiamo essere veritieri e onesti verso noi stessi, prima di tutti, e verso la vita che ci ha dato questo dono di poter viverla. Io vi ringrazio, sapete che vi voglio bene e tanto. Grazie per essere qui, grazie per aver dedicato il vostro tempo ad ascoltarmi, che non è una cosa scontata. Il più grande dono che uno può darti nella tua vita è il suo tempo. Per cui io vi ringrazio per questo dono che mi avete dato, il vostro tempo. Ci vediamo mercoledì prossimo. Un grande abbraccio a tutti voi. Vi voglio bene. Ciao. How did we get here? What comes to wait on a lonely shore? I can see in your eyes, dear. It's hard to take for a moment more. We've got to burn the ships, cut the ties, send a flare into the night. Say a prayer, turn the tide, dry your tears and wave goodbye. step into a new day. We can rise up from the dust and walk away. We can dance upon the heartache, yeah. So light a match, leave the past, burn the ships, and don't you look back. Don't let it arrest you. This fear of falling again. And if you need a refuge, I will be right here until the end. Oh, it's time to Burn the ships,
cut the ties, send a flare into the night. Say a prayer, turn the tide, dry your tears and wave goodbye. Step into a new day. We can rise up from the dust and walk away. We can dance upon the heartache, yeah. So light a match, leave the past, burn the ships, and don't you look back. So long to shame, walk through the sorrow, out of the fire, into tomorrow. So flush the pills, face the fear, feel the weight disappear. We're coming clean, we're born again. I hope our lungs can breathe again. Oh, we can breathe again. And step into a new day. We can rise up from the dust and walk away. We can dance upon the heartache, yeah. So light a match, leave the past, burn the ships, and don't you look back.